Ben ritrovati a tutti, ciao, buona giornata e buona settimana qui da Radio Rossonera, mattino Milan del 6 marzo, è un lunedì e quindi siamo solo a 2 giorni dal ritorno di Champions League. Tottenham-Milan di mercoledì che insomma deciderà una fetta di stagione, inutile nasconderselo perché al Milan sono rimasti due obiettivi, tornare in Champions e restare in Champions. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Siamo reduci da un weekend non particolarmente positivo, abbiamo perso noi e hanno vinto tutte le altre. Insomma, ha vinto la Lazio, ha vinto la Roma, ha vinto l'Inter, l'unica che si è fermata è stata l'Atalanta, però anche lei un punticino l'ha preso e quindi non è stato sicuramente un bel weekend, soprattutto per la prova del Milan, al di là della classifica in sé, che insomma penso che in un modo o nell'altro fino a maggio ce la tireremo dietro questa classifica. Però la prova in generale di Firenze non è stata particolarmente positiva, tant'è che ieri nelle pagelle anche dei quotidiani non c'erano dei gran voti, anzi. Eh, Cosa ti aspetti di non ritrovare Henry? Perché io mi aspettavo Vabbè, di vedere tutt'altra prestazione e di non ritrovare alcune cose che abbiamo rivisto a Firenze che un po' sapevano di gennaio, come mh, una partita non particolarmente così on focus, preparata. no, allora c'è da dire questo, era una partita prima di un ottavo di finale di ritorno di Champions League. Ci può Mm. stare che i ragazzi giovani, che i nostri giocatori, come dire, avessero magari dopo un mese in cui son tornati a vincere, dopo un mese piuttosto positivo, avessero il focus sulla partita di mercoledì, ecco. Quindi non mi sento di, come dire, di disintegrare ciò che è stato. È ovvio che hai fatto molto male, hai avuto un approccio sbagliato, hai commesso tanti errori dal punto di vista tattico, hai commesso tanti errori dal punto di vista tecnico. Non hai creato nulla davanti, nulla, perché hai fatto praticamente 4 tiri, di cui uno, il gol nel finale a tempo praticamente scaduto. Però è anche ovvio che se hai la Champions al mercoledì, per il tipo di squadra che siamo, che non siamo ancora a livelli, come dire, altissimi, siamo a buoni livelli, ma non siamo ancora a livelli altissimi. Può succedere, è successo anche in Torino-Milan prima di, se non sbaglio era il Salisburgo la partita dopo, o la Dinamo, non mi ricordo bene tra Mm. tra le 2, può succedere che non la sottovaluti, ma la testa non è lì. La Mm. testa non è lì, la testa è la partita dopo, perché è un ottavo di finale di Champions League e ci può stare. Ci aggiungiamo che, come dire, io sono convinto di questa cosa e ho fatto la metafora del signore con la broncopolmonite. Tu non eri guarito, tu avevi fatto 4 partite dove stavi tornando in carreggiata, l'ultima veramente buona, e poi torni, tra virgolette, a uscire dopo un mese di broncopolmonite, fai una settimana di, come dire, dove stai meglio e stai un pochino meglio, però appena ci Sì. sono 12 gradi esci in maniche corte. Cioè questo per me è stato Fiorentina-Milan, ecco. Quindi il problema è che sti ragazzi devono sempre essere lì con la testa, con le gambe al 100%, la partita deve essere preparata alla perfezione e tutti i dettagli devono essere a posto. Ecco, se tutti i dettagli sono curati al 100%, sono a posto, questa squadra può battere letteralmente chiunque, Mm. altrimenti diventa veramente molto vulnerabile. Sì, a me quello che ha sorpreso è che non avessimo un vero e proprio piano B. Insomma, quando abbiamo capito che quello che avevamo pensato in settimana non stava particolarmente funzionando, qualcosa di diverso si poteva anche abbozzare, invece siamo andati avanti dritti per dritti a prendere a testate quello che avevamo cercato di fare e non ci è riuscito particolarmente. Anzi, io andrei avanti, Henry, e mi spingerei oltre a questo punto perché, come detto, tra poco arriva il Tottenham, è mercoledì, quindi insomma, mi sembra anche giusto non dare
giorni di riposo e andare dritti al Tottenham. C'è un titolo oggi su Gazzetta dello Sport e non è un caso che ho scritto Leao tra Londra e Madrid. Non ce la faccio più, ve lo giuro. Eccoci qua. Gazzetta dello Sport. Pioli a Londra punta su Rafa, intanto Mendes lo offre al Real. Milan appeso a Leao, era la continuazione dall'altra pagina. Questo perché, riassumo, giovedì, mercoledì, uno di questi giorni qui, forse giovedì Rafa era un problema. Sì. Lunedì siamo appesi a Rafa, nel prossimo futuro va al Madrid. Quindi non capisco come Io ho stia finito evolvendo le la situazione. parole e Non dico solo capisco. una cosa, Mm. come dire, bisogna stare molto attenti secondo me, bisogna stare molto attenti perché io sarò non oggettivo, sarò fazioso, ma guarda, molti dicono che tengo più a Leao che al Milan e lo possono anche pensare se gli fa stare meglio. Io dico semplicemente che bisogna stare molto attenti, perché poi scrivere Leao è un problema, non è una roba da niente. Cioè, tu non stai scrivendo Leao dubbi, Leao cosa succede, tu stai scrivendo Leao è un problema. E poi dopo cosa succede? Che vai a Firenze fai 4 tiri mal contati, 5 forse mal contati, crei il nulla in attacco e poi andiamo, se sentiamo tutti quanti, in parte fortunatamente che hanno letto questa cosa, evidentemente perché da 3 o 4, come dire, addetti ai lavori sento dire in settimana si era detto che Leao era un problema, si era scritto che Leao era un problema, ma il Milan senza Leao non crea una mazza. Ed è probabilmente vero. Quindi, cioè, stiamo sempre attenti, non lo dico solo agli addetti ai lavori, in generale dico, stiamo sempre attenti a lamentarci, a bollare, se sto ragazzo ciondola, se sto ragazzo invece che fare 2 gol e 2 assist fa solamente un assist, se sto ragazzo su 10 occasioni 6 ne sbaglia ma 4 manda in porta il compagno, va in porta lui. Stiamo sempre attenti, perché forse non ci rendiamo conto e non ci renderemo conto fino a che sto ragazzo non c'ha addosso la maglietta o del Real Madrid o del Manchester City quanto è importante sto ragazzo in questa squadra. Dico solo questo. Poi su Mendes che lo offre al Real, tanto tra 2 settimane Mendes lo avrà offerto al City, tra 3 settimane il Chelsea sarà scontento di Mudryk e vorrà sostituirlo con Leao, quindi onestamente adesso non sto a commentare, non starei neanche troppo a commentare, come No, dire, quello infatti, anche perché in realtà nel pezzo poi di Gazzetta dice che è stata più una telefonata sondaggio di Mendes che avrebbe chiesto informazioni al Real circa un possibile arrivo di Leao, anche se il perché poi Real. bisognerebbe anche capire Mendes che cos'è per Leao, se è il procuratore, consigliere, cosa fa. Non lo so, onestamente, ho un po' rinunciato a capire i ruoli perché questo doppio, triplo agente, o meglio, è uno solo per la procura, ma poi ce ne sono altri che gravitano, avvocati italiani, avvocati francesi, Mendes, portoghese, cioè sembra una barzelletta, ma in realtà così non è. Ma comunque il Real, da quello che dice anche Gazzetta, insomma, avrebbe altro per la testa, avrebbe ovviamente Vinicius in campo e Bellingham sul mercato, quindi probabile che non se ne faccia nulla. Io non vedo grandissime squadre all'orizzonte per Rafa, se non una celeste, e non è la Lazio, al massimo, proprio. Andrei oltre, andiamo a Londra, Henry. Per Diaz si decide oggi, ipotesi Krunic titolare, Sì. perché è l'unico grande dubbio della vigilia, ce n'è uno un pochino più piccolo che riguarda Messias Salmacher, però è più in vantaggio Messias in questo momento, ma vediamo oggi l'allenamento.
L'altro dubbio riguarda più che altro le condizioni fisiche di Diaz, perché se sta bene gioca, se non sta bene non va di Chietelare, non dovrebbe nemmeno salire Messias con Salmacher quarto a destra, ma dovrebbe giocare Krunic. Vabbè, non avevamo dubbi. No, Come non avevamo dire. grossi dubbi onestamente. Eh. Questa è l'ipotesi di formazione con Diaz, adesso la tolgo, se no non si vede Olivier Giroud, eccola qui. Con Diaz la formazione è pressoché già fatta, quindi con Maignan in porta, Kalou, Ciao e Tomori, Messias, Benasser, Tonali e Teo Hernandez, Diaz, Leao e Olivier Giroud. Tra l'altro, ti ricordi quando è uscita la lista Champions che abbiamo detto, ma caspita, Ciao è stato iscritto in lista Champions? Meno male, come E direbbe meno Marco male, Mengoni. Meno perché male alla fine davvero. sarebbe stato un bel problema. Questa è la formazione di Londra. Direi che non ci sono grandi novità, anche No, perché torna Leao dalla squalifica, torna, era squalificato in campionato, quindi torna in campo. Sono contento per Diaz perché comunque in questo momento in quella posizione di campo lì è il migliore che abbiamo, è determinante in alcune occasioni, in alcune fasi, quindi è giusto che ci sia lui e che giochi lui se sta bene. A me i 4 di centrocampo piacciono sempre più con Salmacher, però Messias comunque la sua titolarità se l'è un po' guadagnata nell'ultimo periodo, quindi ci può stare anche che giochi lui. Detto ciò, il Tottenham attaccherà su quella fascia con Perisic, quindi bisogna stare molto attenti, caro Junior. Io te lo chiedo, te lo ribadisco, te lo dico. Stiamo molto attenti in fase anche difensiva perché perché lì c'è Perisic. Kalulu non lo potrà aiutare molto, visto che comunque avrà l'esterno alto del Tottenham, Esatto. che sia Sonno, che sia chi per lui, Richarlison, Eh. no? Chi metterà Conte, ma sarà molto una partita di uno contro uno, perché alla fine siamo praticamente a specchio, quindi saremo obbligati a fare anche delle prestazioni singole di alto livello. Anch'io sarei più per Salmacher, addirittura si è ipotizzato un Calabria, ma Calabria non gioca da un mese abbondante, Mm. quindi forse non è Io avrei meglio scelto evitare. Solmacher, poi magari è così, perché non sappiamo dopodomani cosa No, contate succede. che tipo ieri c'è stato solo lo scarico, quindi ancora siamo un po' indietro. Oggi c'è il primo allenamento vero e proprio di preparazione alla partita di mercoledì, poi c'è lo scarico, cioè scusami, la rifinitura di martedì e poi è già tempo di giocare. La chiusura finale, Henry, l'ultimo minutino ce la prendiamo per i due trequartisti, che a Firenze erano De Ketelare e Rebic e sono gli unici due cambi rispetto alla partita appunto di sabato, perché dovrebbero Mm. giocare o Diaz o Leao o Krunic e Leao. Di Rebic abbiamo già parlato tanto e direi di inutile dilungarci. Su De Ketelare ho visto pareri molto diversi. C'è chi gli ha dato una sufficienza piena, dicendo che ha fatto una discreta partita nel disastro generale, comunque è stato uno dei meno peggio. C'è chi invece lo ha bollato come altra partita insufficiente, altra dimostrazione che questo ragazzo non c'è. Dove ti Ah, metti? mi metto, per me è stato uno dei migliori in campo. Poi è ovvio che se pretendiamo in questo momento che questo ragazzo stoppa un pallone, lo mette giù, fa 30 metri, tira una bordata all'incrocio, non capiamo niente di pallone probabilmente, perché non lo farà almeno fino alla fine dell'anno, No, almeno. magari. Magari una volta gli scappa, magari impazzisce e te lo fa, ma non accadrà perché in questo momento De Ketelaere aveva bisogno di fiducia, ha bisogno di mettere minuti nelle gambe, ha bisogno di tornare a sentirsi importante e lo fai o attraverso, come dire, colpi di fortuna o attraverso uno sblocco un po' randomico che può avvenire o costruendoti piano piano, mattoncino su mattoncino, buone Mm. prestazioni. E questo è quello che ho visto io. Poi è ovvio che è un po' sparito dalla partita, come tanti, se non dire tutti. Però comunque
è quello che sbaglia forse meno tecnicamente nell'arco dei 90 minuti o comunque fin quando rimane in campo. Fa sempre appoggi precisi, aperture precise e quant'altro. Ogni tanto si fa vedere un po' più avanti. Cioè, rispetto a quello che abbiamo visto nell'ultimo periodo, mi sembrano dei passi in avanti. Mi sembra non a livello della partita con la Salernitana, in cui prova 2 volte la conclusione, respinta da Ochoa e ha ancora forse più personalità, però comunque, cioè, intravediamo che sto ragazzo si sta leggermente rasserenando, ecco. Poi non Guarda, possiamo Henry, permettercelo, deve giocare Diaz perché non puoi permetterti per la stagione che stai facendo di aspettare sto ragazzo, va benissimo. Quel che dico è che per me, vista la partita di Rebic, la partita di Giroud, la partita di tutti là davanti, Origi non lo commentiamo nemmeno, lui mi sembra uno dei meno peggio. prendetemi per matto e poi chiudiamo, perché sennò arrivano veramente gli insulti forse, ma mi è sembrata, per paradosso, la sua partita migliore al Milan. E qualcuno dirà, caspita, se questa è stata la sua partita migliore al Milan, pensa alle altre. Vero? Ma mi è sembrata la partita ancor più di Milan-Bologna, dove ha cercato giocata tecnica, dove ha cercato di fare qualcosa che non sia il compitino che ha tentato invece di fare da fine settembre fino all'altro ieri, di fare la cosina giusta, di fare la cosina perché non si sbaglia, di fare quella cosetta in meno invece che in più, perché sennò la palla magari la perdo e non faccio la giocata giusta. Invece nell'ultima gli ho visto fare qualcosa in più che era da veramente tanto tempo che non li vedevo fare, ed è stata forse la cosa più rinfrancante per me. Prendetemi per matto, come detto, ma mi è sembrata la prestazione in generale di testa, dico, migliore. Caro Henry, arrivederci, ci vediamo a Chiama Milan Arrivederci, tra mi pochi minuti. raccomando, lasciate mi piace, cliccate like, non vi costa niente, a noi ci aiuta tantissimo, mettete like sotto il video, scriveteci sotto nei commenti la vostra su Fiorentina Milan, sulle scelte di formazione per il Tottenham, su Leao che prima è un problema, poi va al Real Madrid, e su De Ketelaere, non lo so, diteci la vostra nei commenti. Grazie a tutti, ci ritroviamo tra pochi minuti per Chiama Milan. Lancio delle 13 e il talk delle 16 sono appuntamenti ovviamente fissi. 19 c'è Filo Rossonero, chiude il lunedì come al solito mister Emanuele Bottoni, 19:10 con la stanza di Bottoni. Grazie a tutti, buona giornata e a presto.